Buongiorno a tutti. In questo modulo tratteremo gli operatori di agricoltura sociale. In particolare vedremo brevemente, ovviamente, che cos'è l'agricoltura sociale, chi sono gli operatori dell'agricoltura sociale, quali sono le loro funzioni e le loro attività, i requisiti che sono richiesti e che devono necessariamente possedere secondo la normativa nazionale italiana per poter essere riconosciuti a livello istituzionale come operatori di agricoltura sociale, quali sono anche le competenze che è necessario avere per progettare e realizzare interventi di agricoltura sociale. E infine, brevemente, trarremo qualche conclusione. Quindi l'agricoltura sociale è, come ben sapete tutti, una pratica che combina le attività agricole con interventi di natura sociale, terapeutica, ma anche educativa. Questa tipologia di interventi ovviamente hanno diverse finalità, come ad esempio il miglioramento della qualità della vita, il sostegno allo sviluppo delle comunità locali, l'inclusione sociale, il reinserimento lavorativo ma anche sociale delle persone svantaggiate e il benessere delle persone appunto svantaggiate, ovvero delle persone che sono dei beneficiari che sono individuati nella legge regionale 141 del 2015. L'agricoltura quindi diventa in quest'ottica uno strumento che è efficace per stimolare processi di sviluppo sia sociale ma anche economico di quelli che sono contesti territoriali dove però gli interventi vengono realizzati sia in termini di contributo alla valorizzazione e riqualificazione proprio delle aree rurali che spesso possono essere a rischio di spopolamento e anche sia rispetto alla capacità di coinvolgere il mondo delle imprese private, dell'imprenditoria sociale e del settore pubblico proprio nella realizzazione di interventi che hanno una finalità sociale. Quindi il mondo dell'imprenditoria sociale e più in generale anche quello del terzo settore assume un'importanza molto rilevante rispetto sia alla programmazione ma anche alla realizzazione degli interventi di agricoltura sociale e che rispondono a dei specifici fabbisogni di interesse sociale. La normativa nazionale, quindi 141 del 2015, per la prima volta riconosce dal punto di vista istituzionale questo settore e include tra i soggetti che possono realizzare e progettare le attività di agricoltura sociale anche le cooperative sociali, che poi vedremo più nel dettaglio, le imprese sociali e altre forme organizzative del terzo settore. Quindi gli operatori di agricoltura sociale devono essere imprenditori agricoli oppure cooperative sociali di tipo A o di tipo B, che poi vedremo. Le attività devono favorire l'inclusione delle persone svantaggiate, così come sono indicate nella legge 141 del 2015, ovvero soggetti che possono avere una disabilità fisica o psichica, i minori, i detenuti, soggetti che hanno altre tipologie di necessità e anche i migranti. Inoltre,
per poter realizzare queste attività, questi interventi di natura appunto sociale, è possibile stipulare quindi delle convenzioni, degli accordi con gli enti pubblici proprio per realizzare servizi sociali e sociosanitari. Quindi, chi sono gli operatori dell'agricoltura sociale? Le aziende agricole, ovviamente, perché gli interventi devono essere realizzati all'interno dell'azienda agricola, le associazioni del terzo settore, ovvero organizzazioni che perseguono finalità civiche, solidaristiche e anche di utilità sociale, le cooperative sociali, ovvero quelle cooperative che in base al tipo di attività che realizzano possono essere classificate in A e B. Le cooperative di tipo A, le attività realizzano attività finalizzate alla realizzazione dei servizi alla persona, mentre le cooperative di tipo B realizzano attività finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. E infine ci sono gli enti pubblici oppure privati. In Italia ogni regione ha delle specifiche regolamentazioni che possono prevedere l'iscrizione agli albi regionali per operatori di agricoltura sociale, oppure dei bandi per supportare le attività di agricoltura sociale e quindi per ottenere in modo tale che questi operatori riescano a ottenere finanziamenti e incentivi per realizzare le proprie attività e anche delle linee guida per la certificazione e il riconoscimento delle attività. Secondo un'elaborazione che è stata praticamente realizzata dal CREA, quindi dal Centro di Ricerca di Economia Agraria, praticamente in Italia nel 2024, la tabella rappresenta una fotografia degli operatori iscritti negli albi regionali, c'è stato un aumento del numero totale degli operatori che nel 2024 è arrivato a 364 rispetto quindi con un aumento del 75% rispetto all'annualità 2020, dove il numero degli operatori totale era pari a 208. Inoltre questi operatori risultano maggiormente localizzati nelle Marche, dove ce ne sono 84, seguono poi Friuli Venezia Giulia con 66 operatori, la Liguria con 48, il Veneto con 37 e la Sardegna con 36. Nelle altre regioni e province, insomma, appunto autonome, il numero è leggermente inferiore a queste. E si è visto che c'è stato quindi in tutte le regioni e province autonome un aumento del numero degli operatori. Infatti è praticamente aumentato in Liguria, si è passati da 9 operatori nel 2020 a 48 operatori nel 2024, quindi con un aumento notevole. In Sardegna, ad esempio, si è passati da 17 operatori a 36, Friuli Venezia Giulia da 39 a 66, quindi con un aumento del 69%, Marche, ad esempio, da 50 operatori a 84, con un aumento quindi del 68%.
Quali sono quindi le funzioni che gli operatori di agricoltura sociale devono avere? Sicuramente un ruolo multifunzionale, ma anche la collaborazione è fondamentale. Il ruolo, per quanto riguarda il ruolo multifunzionale, gli operatori svolgono delle attività agricole e contemporaneamente quindi, come sappiamo, realizzano attività che hanno una natura sociale, educativa, ma anche terapeutica. È necessario che collaborino e quindi lavorino anche in sinergia con, abbiamo detto, anche altri attori che sono gli enti pubblici, le cooperative sociali oppure le scuole e le famiglie, ovviamente in base al tipo di attività che si realizza, proprio per creare una rete di supporto e di integrazione. Gli operatori di agricoltura in agricoltura sociale svolgono quindi una varietà di funzioni. Quindi abbiamo, per quanto riguarda gli interventi, possono realizzare interventi di inserimenti socio-lavorativi e in questo caso l'attività degli operatori è quella di creare dei percorsi lavorativi che sono destinati alle persone svantaggiate che, come abbiamo già detto, secondo la legge 141 del 2015 sono disabili, ex detenuti, persone che hanno problemi di salute mentale e tutti questi percorsi mirano a favorire l'inclusione sociale e il reinserimento nel mondo del lavoro. Poi abbiamo le attività terapeutiche, in questo caso gli operatori possono utilizzare le terapie assistite con gli animali, quindi la pet therapy oppure l'ippoterapia e anche l'ortoterapia con lo scopo di migliorare il benessere psicofisico dei soggetti e quindi delle persone che sono coinvolte in queste attività. Ovviamente si tratta di attività che aiutano quindi a ridurre nel soggetto lo stress, migliorano le capacità motorie e promuovono il benessere appunto emotivo. Le attività invece di educazione e di formazione, in questo caso gli operatori offrono dei programmi educativi destinati a scuole e comunità locali proprio per promuovere la sostenibilità ambientale e anche la biodiversità. Questa tipologia di programmi e quindi di attività possono includere delle lezioni pratiche di agricoltura, ma anche laboratori di cucina con i prodotti locali e anche attività di altre tipologie di attività che hanno lo scopo di sensibilizzare i soggetti verso appunto insomma l'ambiente. Poi per quanto riguarda ancora i servizi alle comunità, gli operatori offrono servizi alla popolazione locale, come ad esempio la vendita dei prodotti agricoli, possono gestire orti comunitari oppure provvedere all'organizzazione di eventi sociali e tutti questi servizi contribuiscono a rafforzare il legame tra quella che è ad esempio l'azienda agricola e le comunità
Inoltre è anche importante tra i servizi alla comunità, tra le attività è anche importante quelle che sono volte al recupero e alla valorizzazione dei terreni incolti oppure abbandonati, ma anche promuovere la biodiversità e pratiche agricole sostenibili. Ovviamente per realizzare tutti questi interventi, queste attività, è necessaria una collaborazione e la creazione di una rete tra tutti gli attori coinvolti nelle attività di agricoltura sociale, per cui gli operatori di agricoltura sociale lavoreranno in sinergia con enti pubblici, con le cooperative sociali, con le scuole e le famiglie, proprio per creare delle reti di supporto e di integrazione. La collaborazione inoltre tra gli attori diversi favorisce, quindi rappresenta un'opportunità proprio perché favorisce la co-creazione di conoscenze, ma stimola anche l'innovazione in un sistema di welfare magari sì, collaborare inoltre insomma con anche enti locali, quindi con attori diversi, rappresenta un'opportunità anche per sviluppare altre tipologie poi di progetti. Con riguardo allora, per quanto riguarda invece i requisiti, abbiamo detto che nell'indice, praticamente insomma dei punti che dobbiamo affrontare, ci sono per poter essere riconosciuto a livello istituzionale, sempre secondo la legge italiana 141 del 2015, è praticamente necessario possedere dei requisiti che possono essere di natura soggettiva e oggettiva. Con riguardo ai requisiti di natura soggettiva, nei documenti relativi al riconoscimento della qualifica di operatore di agricoltura sociale, tra i soggetti che possono richiedere l'iscrizione agli elenchi vengono indicate le imprese agricole, le imprese sociali e anche i cogestori dei piani terapeutici riabilitativi individualizzati che vengono sostenuti con il budget di salute e le figure professionali specifiche. In particolare in questa tabella, sempre elaborata dal CREA, sono appunto indicati tutti i requisiti che è necessario possedere per essere riconosciuto a livello istituzionale come operatore di agricoltura sociale. Ovviamente abbiamo detto che in Italia ogni regione ha una specifica regolamentazione e anche pertanto c'è un livello di dettaglio diverso tra regione e regione. Comunque gli imprenditori agricoli, come definiti praticamente dall'articolo 2135 del Codice Civile, sono presenti in tutti i casi. In alcune regioni, che sono ad esempio Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzo e Trento, è richiesto che si tratti anche di un imprenditore agricolo professionale oppure di un coltivatore diretto. Alle imprese agricole invece di Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, ma anche Piemonte, Sardegna e Sicilia è richiesta anche l'apertura del fascicolo aziendale all'interno del sistema informativa agricolo nazionale e alle imprese di Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, ma anche Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta è richiesta anche l'iscrizione alla Camera di Commercio in una sezione speciale che sono imprese agricole del registro delle imprese e anche alla gestione previdenziale nel caso sia di Lombardia ma anche di Sardegna. In alcuni casi, che sono più isolati, come ad esempio solo nel caso di Puglia e Sardegna, l'esercizio delle attività agricole indicato più volte come requisito specifico viene anche legato a requisiti di carattere temporale, cioè la conduzione ad esempio da almeno un biennio dell'impresa agricola regolarmente iscritta alla Camera di Commercio. In Campania, ad esempio, è necessario anche aderire a un metodo di produzione biologica e a regimi di qualità. Altre regioni invece riconoscono tale qualifica e quindi il riconoscimento di operatore di agricoltura sociale anche alle fattorie didattiche che estendono i loro servizi alle fasce deboli della popolazione, come nel caso del Friuli Venezia Giulia, oppure ad imprese che sono iscritte, imprese agrituristiche che sono iscritte nel relativo albo. Per quanto inoltre riguarda tutte le attestazioni aziendali che sono relative al riconoscimento di azienda agrituristica, fattoria didattica, piuttosto che azienda biologica nel caso della Liguria, sono considerati elementi di valutazione indiretta del requisito soggettivo di imprenditore agricolo. Inoltre ancora per l'Emilia Romagna, ad esempio la Campania, il Friuli e Venezia Giulia, la Liguria, le Marche, il Veneto, è previsto che la domanda di iscrizione può essere anche presentata da enti e imprese sociali e o dai cogestori dei progetti terapeutici riabilitativi individuali che sono iscritti all'albo. In altri contesti ancora, realtà regionali, è considerata obbligatoria anche la presenza di una o più figure professionali, come ad esempio la presenza di un medico, psichiatra, oppure di una persona laureata in psicologia, di un operatore ad esempio che è specializzato però in interventi assistiti con gli animali, oppure di un educatore professionale, oppure di un esperto operatore nella riabilitazione psichiatrica e nell'inclusione sociale. Questi sono i casi di Abruzzo, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia e anche Sardegna. Ancora ci sono delle regioni come ad esempio Campania e Veneto, sono solo queste due, dove si fa espresso riferimento alle imprese sociali che abbiano previsto nell'atto costitutivo o nello statuto lo svolgimento di attività di inserimento socio-lavorativo delle persone deboli e l'esercizio delle attività agricole. Soltanto il Friuli Venezia Giulia inoltre annovera espressamente tra quelli che sono i requisiti necessari per ottenere la qualifica di fattoria sociale anche la stipula di un contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni, dei rischi, scusate, connessi all'attività svolta. Questi li vedremo poi anche nell'ultimo modulo che affronteremo insieme. Completa inoltre il quadro dei requisiti soggettivi
anche l'impegno a frequentare a frequentare o l'avvenuta insomma partecipazione dell'imprenditore o del referente delle attività di agricoltura sociale a un corso di formazione che può essere organizzato da enti pubblici o da enti di formazione che sono accreditati e approvati dalle regioni. In particolare questo soprattutto riguarda alcune regioni come Bolzano, Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, appunto Lombardia, Valle d'Aosta, insomma appunto e Veneto. Inoltre, sì, i corsi di formazione possono avere una durata che va dalle 40 alle 150 ore e questo ovviamente dipende sempre dalle specificità regionali questa formazione può prevedere oltre a lezioni teorico-pratiche anche lavori di gruppo, esercitazioni di laboratorio, e-learning, study visit oppure insomma stage. I corsi sono organizzati per lo più in moduli e hanno dei contenuti che ovviamente dipendono anche sempre dalle specifiche regionali e possono quindi riguardare oltre che la sicurezza, le norme, quindi la normativa sulla sicurezza dell'azienda agricola, ma anche insomma interventi per il primo soccorso piuttosto che le caratteristiche dell'agricoltura sociale, la legislazione quindi a cui si fa riferimento, ma anche aspetti amministrativi, contabili e fiscali, quali sono gli strumenti di finanziamento per magari la realizzazione degli interventi di agricoltura sociale oppure altri tipi magari di approfondimenti tematici che sono relative magari alle singole tipologie di attività che sono previste dalla legge sull'agricoltura sociale. Per quanto riguarda i requisiti di natura oggettiva, invece, questi sono classificabili in relazione alla struttura aziendale e possono essere quindi oppure requisiti di natura amministrativa e requisiti che riguardano invece lo svolgimento delle attività sociali. La sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione agli elenchi regionali deve essere poi provata e verificata sulla base della documentazione che è richiesta per l'iscrizione e che ovviamente, come abbiamo già più volte ribadito, a seconda della regione di riferimento può presentare un livello di dettaglio e di minuziosità anche molto diverso. Ad esempio, la Regione Sicilia con un decreto assessoriale, il numero 36 del 2021, ha approvato le disposizioni per il riconoscimento di operatore di agricoltura sociale. Tra queste disposizioni riguardano quindi che l'attività agricola deve essere realmente presente ovviamente e comprovata dalla documentazione contabile e anche dalla presentazione del fascicolo sanitario aggiornato. Inoltre è necessario che l'azienda abbia a disposizione spazi e locali adeguati ma anche sufficienti per svolgere gli interventi di agricoltura sociale. Allo stesso tempo devono essere disponibili attrezzature e strumenti per l'illustrazione ma anche la dimostrazione dei processi produttivi e di gestione aziendale in modo tale che poi i soggetti svantaggiati possano essere coinvolti in queste attività
Ovviamente essere dotati di servizi igienici anche accessibili ai disabili. Inoltre è preferibile che insomma l'azienda possa essere anche facilmente raggiungibile da mezzi di locomozione come può essere appunto un autobus che abbia determinati spazi di manovra e idonee strade di accesso al centro aziendale. Inoltre devono essere chiusi e segnalati i locali oppure i depositi dove vengono appunto deposte le sostanze pericolose, devono esserci ovviamente previsti anche delle limitazioni di accesso che possono essere potenzialmente rischiose per i visitatori. Nel caso poi di attività zootecniche è necessaria quindi rispettare la normativa in materia di igiene e di benessere degli animali. Anche le aree che sono coltivate e che sono destinate quindi allo svolgimento delle attività di agricoltura sociale devono essere facilmente raggiungibili e inoltre devono avere un'adeguata viabilità ma anche sensoristica e ovviamente deve essere assicurata la cura e la pulizia degli spazi esterni dedicati alle attività di agricoltura sociale, in modo che ci sia un'assenza di pericolo per le persone appunto svantaggiate che quindi diventano beneficiari, che rappresentano i beneficiari delle attività di agricoltura sociale. Ovviamente devono essere anche disponibili le attrezzature di primo soccorso e conservate anche in buono stato e anche la Sicilia prevede quindi la stipula di una polizza assicurativa come previsto dalle veggenti disposizioni di legge in materia. Il Ministero dell'Agricoltura ha poi insomma successivamente emanato un decreto al 2015, ha emanato un decreto ministeriale 12.550 che si chiama appunto definizioni dei requisiti minimi e delle modalità relative all'attività di agricoltura sociale, che è stato proprio emanato con lo scopo di armonizzare le normative regionali con la legge 141 del 2015, garantendo quindi un accesso uniforme e adeguato alle prestazioni essenziali per le persone, le famiglie e le comunità locali e inoltre ribadisce che tutte le attività ammesse per l'esercizio dell'agricoltura sociale devono essere svolte dagli imprenditori agricoli, così come previsto, come abbiamo già detto, dall'articolo 2135 del Codice Civile. Inoltre in forma singola oppure associata, ma anche dalle cooperative sociali, secondo appunto la legge 391 del 1991. L'attività inoltre può avere anche un carattere stagionale, fermo restando ovviamente il rispetto della continuità anche nelle annualità successive al momento in cui avviene il riconoscimento delle autorizzazioni. Inoltre, per quanto riguarda le attività che prevedono prestazioni e attività sociali per le comunità, quindi terapie, interventi assistiti con gli animali, l'educazione assistita con gli animali, queste devono essere prevalentemente realizzate presso l'azienda agricola, così come anche potranno essere svolte al di fuori della proprietà fondiaria, purché siano attività funzionali alla valorizzazione del territorio. Inoltre le prestazioni che invece affiancano e supportano quindi le terapie mediche, psicologiche o piuttosto che riabilitative
anche in questo caso devono essere svolte quindi prevalentemente nell'azienda agricola, secondo il decreto ministeriale, e quando però la conoscenza o la fruizione della flora, della fauna e di altri prodotti che necessitano però di recarsi all'esterno della struttura aziendale, tutto questo sarà possibile ma in via non prevalente. Le attività invece finalizzate all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia quindi della biodiversità, alla diffusione della conoscenza del territorio, devono essere realizzate attraverso dei progetti che sono rivolti a bambini in età prescolare e a persone con disabilità, quindi fisica oppure psichica, anche in collaborazione con le scuole che possono essere di ogni ordine e grado. Rientrano quindi in questa tipologia di attività anche gli orti sociali, e che è un tipo di attività che può essere anche esercitata su terreni privati ma anche pubblici, purché sia appunto svolta e realizzata da operatori riconosciuti di agricoltura sociale. Quindi, quali sono i requisiti per sintetizzare? Quali sono quindi i requisiti per poter essere riconosciuto un operatore di agricoltura sociale? Essere un imprenditore agricolo o una cooperativa sociale riconosciuta, avere delle competenze agricole e anche insomma sociali che possibilmente debbano essere certificati da corsi o da esperienze, quindi i corsi di formazione di cui parlavamo prima, aderire ovviamente alla normativa sulla sicurezza e sulla sanità e quindi sì, e collaborare con gli enti pubblici e privati per la realizzazione, insomma, appunto, dei progetti. A livello europeo non esiste una normativa specifica che definisce gli operatori di agricoltura sociale, così come appunto c'è in Italia. Tuttavia, il Comitato economico e sociale europeo ha elaborato un parere di iniziativa sul tema, che è l'agricoltura sociale, terapie verdi e politiche sociali e sanitarie, questo nel 2012, dove viene sottolineata l'importanza dell'agricoltura sociale come strumento per il benessere e l'inclusione sociale e propone la necessità di una definizione comune e anche di un quadro normativo comune a livello europeo. Anche la PAC, quindi la politica agricola comune, promuove gli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica che possono quindi includere iniziative di agricoltura sociale attraverso il sostegno per lo sviluppo rurale, l'inclusione sociale, ma anche l'innovazione. Per quanto riguarda le competenze che è necessario che gli operatori di agricoltura sociale devono appunto possedere, si tratta di conoscenze comunque interdisciplinari perché afferiscono all'agricoltura ma anche alle abilità sociali e terapeutiche. Quindi si tratta di competenze agricole, sociali e terapeutiche, gestionali ma anche comunicative. Per quanto riguarda le competenze agricole è necessario che quindi gli operatori conoscano insomma e abbiano competenze nella gestione sostenibile delle attività agricole, conoscano le tecniche di coltivazione ma anche di allevamento e sappiano utilizzare metodi ecocompatibili. Per quanto riguarda le capacità sociali ma anche terapeutiche, gli operatori devono essere in grado di progettare e gestire iniziative relativamente all'inserimento sociolavorativo, devono avere abilità anche nel fornire supporto educativo e terapeutico, ma anche conoscere quali sono, come funzionano insomma le dinamiche di gruppo e le tecniche di inclusione sociale
È necessario anche avere delle competenze gestionali, come ad esempio progettare e gestire le fattorie sociali, capacità di creare reti territoriali e anche gestire iniziative di imprese sociali. Ma fondamentale risulta essere anche possedere capacità di comunicare efficacemente con i beneficiari e anche con le comunità locali, promuovere attività attraverso quindi strumenti di documentazione adeguata. Per ottenere comunque la certificazione, quindi, che rappresenta l'ultimo step, è necessario quindi in Italia seguire alcuni passaggi chiave che riguardano quindi la formazione, i requisiti normativi, l'iscrizione agli elenchi regionali e segue quindi poi la certificazione. Per quanto riguarda quindi la formazione, gli aspiranti operatori devono completare dei corsi di formazioni specifiche che appunto riguardano, come abbiamo già detto, le competenze agricole, sociali e anche terapeutiche necessarie. Questi corsi possono essere offerti da enti accreditati e possono includere quindi sia formazione teorica che pratica, come abbiamo visto insomma appunto già prima. Inoltre, per quanto riguarda invece i requisiti normativi, è importante quindi soddisfare i requisiti in Italia, ovviamente, stabiliti dalla legge 141 e dal decreto ministeriale 12.250. Ovviamente questi requisiti possono anche includere la dimostrazione di competenze specifiche e l'adesione a linee guida operative. Poi è necessario anche l'iscrizione agli elenchi regionali, quindi gli operatori devono iscriversi agli elenchi regionali delle fattorie sociali, dove vengono appunto valutati sia i requisiti soggettivi che oggettivi per il riconoscimento ufficiale. Come abbiamo già detto, la documentazione necessaria può variare da regione a regione. E infine c'è la certificazione, quindi una volta completati i corsi di formazione e soddisfatti quindi i requisiti normativi, gli operatori possono richiedere la certificazione ufficiale. Questa certificazione quindi che attesta l'idoneità a svolgere le attività di agricoltura sociale. Qui adesso facciamo qualche esempio di corsi di formazione accreditati che vengono erogati dall'università piuttosto che dalle organizzazioni più professionali oppure da accademie per poter diventare operatori di agricoltura sociale in Italia. Questi vengono appunto organizzati dall'ente di formazione di Confagricoltura Lombardia, dall'Università di Bologna e da un'accademia che organizza, che offre quindi vari percorsi insomma appunto di formazione, tra cui anche master specialistici, corsi di consolidamento insomma delle competenze manageriali. Quindi in conclusione cosa possiamo dire? Che gli operatori di agricoltura sociale svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l'inclusione sociale, il benessere e la sostenibilità delle comunità locali, attraverso quindi una combinazione di competenze che sono agricole, sociali e anche terapeutiche. Questi operatori quindi offrono opportunità di inserimento socio-lavorativo, attività terapeutiche, dunque educative e anche servizi per la comunità. E la loro quindi attività non va solo a migliorare la qualità della vita delle persone coinvolte, ma contribuisce alla valorizzazione del territorio e anche alla promozione di pratiche agricole sostenibili. La certificazione e la formazione degli operatori rappresentano aspetti essenziali per garantire la qualità e l'efficacia delle iniziative di agricoltura sociale. Grazie a tutti.